Io sono l'Arcangelo Michele. Dove vi trovate? 15 aprile 2012. Dove vi trovate sul sentiero dell'ascensione? Trasmesso tramite Ronna Herman. Traduzione di Magda Cermelli. Amati maestri, è tempo di riconoscere e rivendicare il possesso della vostra vera essenza, la vostra vera identità. Voi non siete soltanto un essere umano maschio o femmina, che risiede sul pianeta Terra. Non siete semplicemente un'anima dentro un corpo fisico con molti aspetti del vostro sé superiore sparsi in tutto questo universo. Voi siete di stirpe reale, amici miei, con antenati di chiara fama. Siete il seme stellare, gli apripista provenienti da luoghi lontani dell'universo, che sono stati mandati avanti per una missione speciale, che sta giungendo rapidamente al culmine. Voi sapete chi siete, perché ne abbiamo parlato spesso in passato. Non vogliamo che vi facciate l'idea di essere migliori o di più del resto dell'umanità, tuttavia, quelli di voi che leggono i nostri messaggi e mettono in pratica i nostri insegnamenti adesso sono pronti a farsi avanti per condividere la propria saggezza con quelli che si trovano sul sentiero dietro di loro. Non è necessario diventare insegnanti formali e tenere dei corsi, anche se questa è una grande e meritevole occupazione, se avete il desiderio di fare questo. I diversi livelli della coscienza, che la specie umana ha sperimentato fin dalla prima incarnazione sul pianeta Terra sono natura animale umana, natura umana, natura umana spirituale e natura spirituale umana. Ci concentreremo soltanto sulla natura umana spirituale e la natura spirituale umana in questo momento. Sviluppare la vostra natura spirituale umana. Primo, come trasduttori e portatori di luce divina, voi dovete magnetizzare ed irradiare dal centro del vostro sacro cuore quanta più luce del Creatore, che sia umanamente possibile. Secondo, dovete sforzarvi di diventare un esempio vivente di come opera un maestro del sé in qualsiasi ambiente e situazione. Dovete vivere la vostra verità come vi è stata rivelata. Terzo, dovete condividere la vostra saggezza con gli altri quando è appropriato e dovete anche sapere quando restare in silenzio. Un numero sempre più grande di anime coraggiose è sulla buona strada per la maestria del sé e fluisce facilmente con le correnti dell'energia della quarta dimensione superiore, quinta dimensione inferiore, mentre impara ad usare i propri doni creativi in modi mai creduti possibili. Voi, legioni della luce, state abbattendo le barriere e le strutture, che hanno tenuto l'umanità in una realtà limitata, ristretta per molte migliaia di anni. Adesso avete una migliore comprensione di voi stessi e delle persone intorno a voi mentre attraversate le onde energetiche della risposta interattiva, raccogliendo la saggezza e la consapevolezza di ciò che è dentro o fuori dell'armonia. Molti di voi sono stupefatti per ciò che vi viene presentato attraverso il processo del rispecchiarsi mentre il vostro riflesso si ammorbidisce in un'immagine più amorevole e dolce. C'è stata un po' di confusione riguardo alla differenza tra la piramide mondiale e la piramide dei servitori del mondo. La piramide mondiale è disponibile per ogni anima sulla Terra. Ogni persona, che provi amore altruistico per un'altra, senza condizioni, ha una replica eterica permanente nella piramide mondiale. La piramide mondiale è stata creata per tutta l'umanità in modo che chiunque desideri andare là per comunicare con Dio nostro Padre e Madre, i grandi esseri di luce e le forze angeliche può farlo. È un luogo per esprimere gratitudine e per rendere omaggio ai nostri genitori divini, al Creatore Supremo e alle possenti forze dei regni celesti. È un luogo sacro della forma più elevata, e tutti coloro che desiderano sperimentare la beatitudine dell'unità e condividere l'abbondanza spirituale e l'amore sacro hanno un posto assicuratoli. Potreste chiamarla una grande cattedrale nel cielo, perché in futuro prenderà il posto di molte case di culto mano a mano, che le religioni iniziano ad accettare gli insegnamenti di saggezza avanzata promulgati da Dio nostro Padre e Madre. Tuttavia, per diventare un membro attivo tra le file dei servitori del mondo e guadagnare l'accesso alla piramide dei servitori del mondo, dovete aver saldamente integrato le frequenze equilibrate dei piani superiori della quarta dimensione.
Dovete anche iniziare il processo di integrare una formula di frequenza ancora più elevata costituita da una varietà di energie di quinta dimensione. Dovete essere centrati nel Sacro Cuore in modo da guadagnare l'accesso all'afflusso delle particelle adamantine di luce del Creatore. Quando la vostra canzone spirituale è sintonizzata con le frequenze sopra descritte, voi automaticamente guadagnate l'accesso alla piramide dei servitori del mondo, che è collocata nei piani più elevati della quinta dimensione. I servitori del mondo sono anche gli intermediari tra la gerarchia spirituale e l'umanità. In qualità di servitori del mondo, dovete anche ricordare che ogni persona si trova sul proprio speciale sentiero di ascensione e farà il viaggio con i propri tempi e modi. Dovete sempre rimanere empatici verso coloro che stanno attraversando le valli turbolente delle terre d'ombra, tuttavia, non dovete restare impigliati nei drammi in corso nel mondo illusorio delle densità inferiori. È di enorme importanza che osserviate tutto ciò che sta avvenendo intorno a voi da un punto di vista più elevato in modo da poter rimanere centrati nel vostro Sacro Cuore, perché questo è il vostro punto di forza. Vi rinfrescheremo la memoria con alcuni degli insegnamenti di base affinché possiate condividere questa conoscenza con coloro che desiderano condividere la vostra luce e la vostra saggezza. Sviluppare la vostra natura umana spirituale. Dovete onorare la vostra unicità e la specifica configurazione e struttura della vostra forma corporea così come la natura mentale ed emotiva, che avete scelto di sperimentare in questa vita. Il vostro sesso, razza, cultura e discendenza familiare, unitamente alle circostanze generali di base, sono state tutte programmate per darvi le migliori opportunità per affrontare le vostre sfide, sviluppare i vostri talenti e ritornare ad un armonioso stato d'essere, affinché possiate rivendicare la maestria del sé. Le persone, che vivono in una realtà di terza e quarta dimensione inferiore esistono in un vortice di energie invisibili. Tuttavia questi potenti modelli di bassa frequenza sono reali come l'aria che respirate. Tono di voce irritato o pensieri collerici in toni forti, energici attirano la sostanza del piano astrale inferiore, una massa vorticosa di energia distorta, caotica. È di vitale importanza che monitoriate e controlliate i vostri schemi di pensiero per poter esistere in un campo di forza equilibrato di forme pensiero amorevoli, arricchenti e benefiche, invece di un vortice di energia negativa caotica, distorta. Prima viene la fase di purificazione del processo di ascensione. È come risvegliarsi da un sogno in uno stato di consapevolezza cosciente. Incominciate a vedere le cose in modo diverso ed un'insoddisfazione divina ed alcuni pensieri semenza iniziano a filtrare nella vostra mente. Col tempo, una potente fonte di energia inizia a scorrere in voi, portando nuove idee ed un desiderio di migliorare molti settori della vostra vita. Inoltre, il vostro cuore inizia a pulsare con sentimenti nuovi, più compassione e sensibilità verso coloro con i quali interagite su base giornaliera. Iniziate anche a provare nostalgia per qualcosa che non riuscite ad identificare. Nel processo iniziale dell'espansione della coscienza, la vostra limitata visione della vita cambierà drasticamente. Il vostro sé spirituale gradualmente diventerà il regista ed il supervisore della vostra vita, tuttavia, il corpo dei desideri dell'ego non rinuncerà facilmente al predominio, che per moltissimo tempo ha avuto sulla vostra natura mentale ed emotiva. Mentre progredite nella consapevolezza cosciente, la preghiera si evolve in meditazione attiva e passiva. Le affermazioni ed i mantra sono i modi per parlare con Dio nostro Padre e Madre e gli esseri di luce. La meditazione od il silenzio sacro è attendere una risposta. Col tempo, i desideri dell'ego saranno gradualmente sostituiti da aspirazioni mentali concentrate sull'anima. Dovete seguire i dettami della vostra anima e diventare sintonizzati con i sussurri e gli ammiccamenti del vostro sé superiore. Dovete attraversare le terre d'ombra dei piani astrali inferiori ed affrontare tutte le illusioni negative che avete creato: paura, senso di colpa, vergogna, indegnità, abbandono ed un fatalistico senso di disperazione. A poco acquisirete la certezza
che se affrontate queste forme pensiero negative a testa alta, non c'è nulla da temere. Inizierete a vivere una doppia consapevolezza di sé grazie alla quale gradualmente attingerete ai livelli più alti dei piani astrali della quarta dimensione e ai piani mentali più bassi della quinta dimensione. Lentamente vi armonizzerete ed integrerete la vostra natura emozionale e mentale in modo da poter poi passare al processo di conseguire un'armoniosa unità con i molti aspetti del vostro sé umano. Quando questo viene raggiunto, siete pronti per il processo di integrazione con gli aspetti multipli del vostro sé superiore. Se continuate a dar retta alla chiamata, svilupperete il desiderio di capire il significato della vita, e qual è il vostro scopo più elevato oltre il limitato mondo terreno della vostra esistenza. Improvvisamente, le attività e le persone con le quali interagivate in precedenza sembrano non procurarvi più un senso di soddisfazione e piacere come in passato. La corrente sotterranea di insoddisfazione divina inizia a crescere più forte nella vostra mente e prende anche il sopravvento all'interno della vostra natura emotiva. È come se i paraocchi fossero stati rimossi dai vostri occhi e voi foste diventati alieni in una terra straniera. Forse non avete nessuno con cui confidarvi ed iniziate a sentirvi isolati e soli. Fino a quando non avete aperto le linee di comunicazione ed ottenuto l'accesso alla saggezza del vostro sé spirituale, il vostro plesso solare funziona come vostro centro di energia radiante sul piano fisico. Mano a mano che il vostro sé spirituale diventa l'influenza sovrailluminante della vostra vita, voi gradualmente acquisirete l'accesso ai centri del vostro sacro cuore e della vostra sacra mente. Come risultato, il vostro plesso solare viene gradualmente integrato in quello che chiamiamo il centro solare di potere, che consiste nel plesso solare, cuore, timo e gola. Successivamente, il vostro sacro cuore sarà il vostro centro di potere, perché avrete un flusso costante di particelle adamantine di vita, che scorrono attraverso la vostra forma fisica e poi fuori verso il mondo. Troverete anche conforto, forza e compassione nel santuario interno del Sacro Cuore. Dovete creare una base solida per cambiare efficacemente in meglio voi stessi ed il vostro mondo personale. Dovete cercare di accedere alla saggezza del vostro corpo mentale superiore al fine di acquisire una comprensione delle leggi universali e del funzionamento del cosmo. Questo è un passo fondamentale nel processo per diventare degli iniziati sul sentiero dell'ascensione, se volete completare con successo il processo di lasciare andare le vecchie e limitanti convinzioni indebolenti in modo che possano essere sostituite con i concetti illuminati della maestria del sé. Mentre integrate queste nuove convinzioni ed abitudini più raffinate, esse si espanderanno in una nuova filosofia di vita, quella di un compassionevole maestro del sé. Sarete poi pronti a condividere la vostra nuova saggezza appena acquisita con le persone intorno a voi. In sostanza, frequenterete un'università cosmica focalizzata sull'interiorità per cui dovete capire, integrare e perfezionare ogni livello di coscienza prima di essere autorizzati a passare al livello immediatamente superiore di illuminazione ed acquisizione di potere. È consigliabile dare priorità ai cambiamenti che desiderate effettuare nella vostra realtà interiore ed esteriore. Cercare di apportare troppi cambiamenti radicali in una volta sola creerà troppo caos e disagio. Questa è la ragione per cui così tante persone cadranno lungo la strada e torneranno ai loro vecchi modi di essere, non importa quanto dolorosi o insoddisfacenti possano essere. È importante che identifichiate i vostri istinti ed abitudini principali, che vi siete portati dietro in questa vita, o che avete accettato come vostra verità nel corso degli anni. Dovete attraversare il labirinto della limitazione creato dai muri delle convinzioni distorte e dai modelli vibrazionali negativi. Odio e paura sono le frequenze energetiche più basse. Ritirate la vostra energia dalle terre d'ombra e concentrate la vostra mente e tutta la vostra essenza sulla luce. L'oscurità non può crescere o continuare ad esistere senza le vibrazioni di odio, avidità, giudizio ed egoismo attraverso il desiderio di controllare e conquistare. La parabola o il concetto di rinascere,
che è stato insegnato dal Maestro Gesù, in realtà intendeva che ogni persona sulla terra deve passare attraverso il processo di rimozione del velo dell'ignoranza e della limitazione tramite lo sforzo cosciente al fine di rivendicare il proprio status divino come essere umano spirituale per diritto di nascita divino. L'amore e la compassione sono le frequenze più elevate all'interno dello spettro di luce ed ombra dell'umanità. Forme pensiero sacre, ispirate che originano dalla sacra mente e filtrano attraverso il sacro cuore, sono l'energia creativa più potente nel mondo materiale dell'esistenza. La fiamma all'interno del sacro cuore è una delle manifestazioni del Creatore Supremo, l'essenza del bianco fuoco chiamato particelle adamantine. L'elemento fuoco continuamente riproduce se stesso, ed attraverso l'invocazione finirà per trasformare le creazioni distorte dell'umanità. L'elemento fuoco è la forza suprema dei 5 elementi fuoco, aria, terra, acqua ed etere spirituale. Voi, portatori di luce progrediti, siete comodamente insediati tra i modelli vibrazionali sempre crescenti del corpo eterico della Terra, che si sta gradualmente spostando verso le frequenze armoniose della quarta dimensione superiore mentre si sta preparando ad entrare nelle frequenze del piano inferiore della quinta dimensione. Tuttavia, come sapete, il tempo sta accelerando ed il vostro amato pianeta sta progredendo lungo il sentiero dell'ascensione sempre più velocemente. Nel farlo, la vostra realtà inizierà a cambiare in modo ancora più drammatico. Nell'arco del tempo, molto di ciò che pensavate essere la vostra verità, il vostro nuovo modo di funzionare ed essere, la vostra nuova identità, verrà aggiornata, modificata, o lasciata indietro. Una nuova immagine olografica sta emergendo e nella vostra incertezza vi chiedete dove vi inserite in questo nuovo schema, e che cosa dovete fare adesso. Vi chiediamo di restare concentrati sul compito a portata di mano, di restare centrati nel vostro sacro cuore e di illuminare la via per coloro che sono sul sentiero dietro di voi. Ci sono molti straordinari miracoli in fase di creazione, amati. Restate fermi nella vostra verità ed integrità e noi illumineremo la strada per voi. Siete amati molto profondamente. Io sono l'Arcangelo Michele e vi porto queste verità,